Distinguished Mr. President, ladies and gentlemen. Negotiations with the President of the United States, Donald Trump, took place in a frank and business-like atmosphere. I think we can call it a success and a very fruitful round of negotiations. We carefully analyzed the current status, the present and the future of the Russia-United States relationship, key issues of the global agenda. Abbiamo da discutere su tutto, dal commercio al militare, ai missili, al nucleare, alla Cina. Così ha esordito il presidente Trump il 16 luglio al summit di Helsinki. È arrivata l'ora di parlare in maniera particolareggiata dei nostri rapporti bilaterali e dei punti nevralgici internazionali, ha sottolineato Putin. Ma a decidere quali saranno in futuro i rapporti tra Stati Uniti e Russia non sono solo i due presidenti. Non è un caso che proprio mentre il presidente degli Stati Uniti stava per incontrare quello della Russia, il procuratore speciale Robert Mueller III incriminava 12 russi con l'accusa di aver manipolato negli USA le elezioni presidenziali, penetrando nelle reti informatiche del Partito Democratico per danneggiare la candidata Hillary Clinton. I 12, accusati di essere agenti del servizio segreto GRU, vengono ufficialmente definiti i cospiratori e incriminati per cospirazione ai danni degli Stati Uniti. Contemporaneamente, Daniel Coats, direttore dell'Intelligence nazionale e principale consigliere del presidente su tale materia, accusava la Russia di voler minare i nostri valori basilari e la nostra democrazia. Coats lanciava quindi l'allarme sulla minaccia dei ciberattacchi giunta a un punto critico, analogo a quello che precedette l'11 settembre, da parte non solo della Russia, definita l'agente straniero più aggressivo, ma anche della Cina e dell'Iran. These actions are persistent. Oggi l'infrastruttura digitale del nostro paese è letteralmente sotto attacco. È l'allarme lanciato dal numero uno dell'intelligence americana, Dan Coats, secondo cui le minacce rilevate somigliano molto a quelle che hanno preceduto gli attentati dell'11 settembre. Coats punta il dito in particolare contro le potenze straniere che sfidano gli Stati Uniti sulla scena internazionale: Cina, Iran, Corea del Nord e Russia. Mosca, aggiunge, è senza dubbio l'attore estero più attivo che continua i suoi sforzi per minare la nostra democrazia. Allo stesso tempo a Londra gli investigatori britannici comunicavano che il servizio segreto russo GRU, che negli Stati Uniti ha sabotato le elezioni presidenziali, è lo stesso che in Inghilterra ha avvelenato un ex agente russo, Sergei Skripal, e sua figlia, inspiegabilmente sopravvissuti a un gas estremamente letale. Lo scopo politico di queste indagini è chiaro: sostenere che a capo dei cospiratori c'è il presidente russo Putin, col quale il presidente Trump si è seduto al tavolo negoziale nonostante la vasta opposizione bipartisan negli USA. Dopo l'incriminazione dei cospiratori, i democratici avevano chiesto a Trump di annullare l'incontro con Putin. Anche se non ci sono riusciti, rimane forte la loro pressione sulla trattativa. Ciò che Putin cerca di ottenere da Trump è semplice, ma allo stesso tempo complesso.
allentare la tensione tra i due paesi. Per questo ha proposto a Trump, che ha accettato, una indagine congiunta sulla cosiddetta cospirazione. Non si sa come si svolgerà la trattativa sulle questioni nodali, status della Crimea, condizione della Siria, armi nucleari e altri. Né si sa che cosa chiederà Trump. È però certo che ogni concessione potrà essere usata per accusarlo di connivenza col nemico. Si oppongono a un allentamento della tensione con la Russia non solo i democratici, che con un rovesciamento dei ruoli formali svolgono la parte di falchi, ma anche molti repubblicani, tra cui importanti esponenti della stessa amministrazione Trump. È l'establishment, non solo statunitense, ma anche europeo, i cui poteri e profitti sono legati alle tensioni e alle guerre. Saranno non solo le parole, ma i fatti a dimostrare se il clima distensivo del summit di Helsinki diverrà realtà. Anzitutto con una de-escalation NATO in Europa, ossia con il ritiro delle forze anche nucleari USA-NATO schierate contro la Russia e con il blocco dell'espansione della NATO ad est. Anche se su tali questioni fosse raggiunto un accordo fra Putin e Trump, sarà in grado quest'ultimo di attuarlo? O saranno in realtà a decidere i potenti circoli del complesso militare industriale? Una cosa è certa: non possiamo, in Italia ed Europa, restare semplici spettatori delle trattative da cui dipende il nostro futuro.